Questa sì che è una bellissima domanda. Alessio, sotto al video del Byte Clip Stonfo, quello caricato su YouTube, te lo faccio vedere qui, mi chiede: Andrea, ho utilizzato questo Byte Clip, io ho montato i travi, adesso li vediamo. Ho utilizzato questo Byte Clip, dopo il recupero l'amo era ancora attaccato alla grip. Ho anche cercato di mettere il filo leggermente più lento, però lo stesso risultato. Peccato, perché qualche metro in più sicuramente nel lancio si fa. Come posso fare? Prima di andare avanti mi presento, se non mi conosci mi chiamo Andrea Costantini e sono il founder di Fishing Evolution, si legge? Fishing Evolution, e questo è il canale ufficiale YouTube del mio shop online fishingevolution.com. Qui ti mostro tantissimi video tutorial inerenti alla pesca dalla spiaggia. Se sei amante della pesca dalla spiaggia e tutte le sue sfaccettature praticate fronte mare, con i piedi sulla sabbia, ma anche da una scogliera, allora seguimi, perché qui troverai veramente tantissimi contenuti. Ti faccio iscrivere dopo se non l'hai fatto, anzi è giusto che prima ti mostro il video ti do la mia risposta. Se ti è piaciuto, alla fine mi metterai un like, lascerai il tuo commento, mi farai sapere se anche tu utilizzi Byte Clip e se ti piace il canale ti iscriverai. Andiamo a vedere e andiamo subito a rispondere ad Alessio. Allora, io qui ho preparato già un trave montato con Byte Clip Stonfo, il Byte Clip in questione, che è questo. C'è da dire una cosa subito, prima di far vedere come funziona e di dare qualche consiglio. Byte Clip esistono di due modelli principalmente. Byte Clip alti, che sono quelli che hanno il bracciolo basso, quindi vicino al piombo, che aggancia in alto, e Byte Clip bassi, che sono questi, che hanno il bracciolo alto, che aggancia sotto al piombo. C'è una grande differenza tra i due Byte Clip, attenzione, perché questi Byte Clip qui sono Byte Clip che sganciano, io utilizzo questo termine perché è comprensibile, per afflosciamento del trave. Cioè, questo quando vola, il piombo entra in acqua, per sganciare il trave deve arrivare fino in fondo, si deve poggiare, poi tiri, e qui abbiamo il bracciolo che si è sganciato. Capisco che quando si pesca dalla spiaggia e si lancia, nel momento in cui tocca il piombo, almeno io sono abituato a fare così, tendo a rallentare il filo e subito a mettere in tiro il filo, in modo che mi immagino il piombo che scende e sti braccioli che si staccano mentre il piombo scende. E questa è giusto prendere questa metodologia, questo movimento meccanico. Perché? Perché non aspetti che il filo si allenta, poi vai a fare quei 3-4 giri di filo lento se non te lo tieni davanti con i polpastrelli, imbobini 2 spire lente, lancio successivo, parrucca. Può capitare, capita spessissimo, no, può capitare. Però quando peschi col Byte Clip devi cambiare mentalità. Non puoi fare più quel movimento, devi aspettare, quando peschi col Byte Clip alto, devi aspettare che il piombo arrivi a terra, ma non solo, e te ne accorgi perché la canna ha finito, il filo ha finito, aspetti, arriva giù, quando il Byte Clip tocca terra, allora recuperi e si è sganciato, ma giù si è sganciato, a fondo, quando arriva in sabbia. Ok? Poi, accortezza in più, montare un joint, uno snodo, poi lo puoi fare incollato no, lo puoi fare con gli stopperini di gomma, lo puoi fare con i nodini, ma anziché fare nodino, perlina, girella, perlina, nodino, metti la molletta a compressione, perché questa molletta ti aiuta a tenere il filo in tiro nel modo giusto e ti va a compensare l'eventuale stiramento del trave in fase di carico. Quei 2-3 cm che il trave tende ad allungarsi, la molletta arriva a compensare. Questo è il vantaggio della molletta, e questo è il consiglio da utilizzare quando si pesca con Byte Clip alti. L'assetto della molletta è questo, non deve essere in tiro, è questo qua, perfetto. La molletta deve avere tutto questo gioco qui di compressione, perché sono quei centimetri che tendono ad allungarsi, dato che il nylon è elastico, comunque un po' di elasticità ce l'ha. Questo era il Byte Clip alto, ma non solo Stonfo, qualunque Byte Clip alto, lanci, aspetti, arrivi in fondo, aspetta, ok, e tiri. La certezza al 100% ce l'hai? No, però cerca di eseguire queste cose, o magari
fai delle prove. I primi 2 lanci li fai così. Altra accortezza molto importante, un po' più per quello di sinistra, che adesso lo vediamo, è un lancio abbastanza parabolico. Non chiudiamo bassi in questo modo, perché è giusto che il piombo entra ed esce e scende in verticale. Si deve afflosciare, poggiare a terra e poi tirandolo allunghi il bracciolo dietro. L'altro bite clip invece è il bite clip basso. Io ne ho montato uno, qui ho montato lo stonfo e qui ho montato il breakaway, l'Impact 1. Questi no, questi invece lavorano con lo snodo alto sotto, infatti qui lo snodo, prima la molletta stava sopra, adesso sta sotto, eccolo qua. Stopperino, perlina, girella, perlina, molletta a compressione, perlina e stopperino. È importante che lo snodo sia riposizionabile con il bite clip, perché è giusto che il bracciolo deve essere perfetto, né in tiro né lento. Come lo mettiamo perfetto? Riposizionando lo snodo sul trave. Nella parte sotto andiamo a vedere uno dei tanti bite clip bassi. Questo è uno dei più venduti. In realtà i 2 più venduti sono questo, Breakaway IMP1 e Gemini Splashdown. Non ce l'ho, quindi te lo metto qui. Vieni. Ok. Sono 2 bite clip che, a differenza dei bite clip alti, sganciano con l'impatto dell'acqua. Però necessitano di un bracciolo short rovesciato, quindi dall'alto al basso. Se vuoi fare un long arm ti serve questo. Bene. Qual è il vantaggio? È che quando il piombo entra in acqua, anche qui è importante una bella chiusura a 45 gradi e il piombo che entra. Quando il piombo impatta in acqua, entra, l'acqua spinge questa paletta, lo capovolge e voilà, sgancia l'amo. Sganciandolo nell'impatto, il piombo scende, perché ha un peso specifico diverso, il bracciolo si stacca già mentre arriva in fondo. Fantastico. Allora qui puoi anche chiudere l'archetto già tenendo leggermente in tiro il filo quando il piombo impatta in acqua, perché sgancia con l'impatto, e poi fai alcune prove. Il montaggio è lo stesso. Lo snodo è questo. Nodino o stopperino, 2 perline in vetro, molletta a compressione, perlina in vetro o di plastica rigida e stopperino. Altro consiglio che devo darti: se utilizzi il bite clip basso, quindi questo, un fermaesca, perché avendo questo lancio piombo avanti, e se hai un'esca sul bracciolo, spesso quando si pesca col bite clip si pesca anche con un bibbone intero, esche belle, tutte sul filo, no? Sotto rimane la curva dell'amo pulita, perché è la parte che deve andare ad agganciare al bite clip. Succede che l'aria potrebbe spostarti l'esca sul bracciolo e allora dietro ci mette un fermaesca. Qualunque cosa che si possa bloccare dietro al filo e che possiamo mandarla in battuta al verme in modo da bloccarlo tra la perlina dietro e la curva dell'amo sotto. Ok, ora, senza parlare di vari bite clip, abbiamo diviso i bite clip in 2 modelli. Se questo video ti è piaciuto, aspetta che non ho finito, nel frattempo me lo comunichi, così, iscrivendoti al canale se ancora non sei iscritto, spunta la campanella perché è quella che ti avvisa dei prossimi video, mettimi un like se è figo, l'hai ritenuto figo, e se hai domande invece scrivimele qui sotto al video oppure nel modulo i consigli del surfcasting sul sito. Qui io faccio tutti i video risposta che poi li carico qui sulla playlist. Tutte le vostre domande diventano risposte video e quindi dateci sotto con le domande. Ci vediamo al prossimo video domanda risposta. Ciao!